Ciao ragazze mie e ragazzi e bentornati sul mio canale. Ecco, qui di seguito vedete le immagini di me che ero così tranquilla che il nuovo microfono funzionasse bene, ma mi erano andati tutti i capelli sopra. Esperienza ottimalissima, direi. Quindi guardate le mie immagini un po' così, con quella consapevolezza che sta andando tutto bene. No, Francesco, non stai facendo una mazza, non si sente niente, si sente male. Vabbè, godetevelo in tutte le sue sfumature, ctonie e non. Vediamo qual è la narrazione che ci metteranno oggi sulla scena i nostri grandi beniamini delle energie femminili e maschili, e laddove vediamo l'intoppo ci risolviamo su. Abbiamo il mio fantastico tamburo dietro e vediamo che cosa ci diranno. Passiamo dall'altra parte. Allora, vediamo un po' i nostri beniamini cosa ci combinano. Aspettate, mi sono messa un microfono questa volta, non so che rendimento abbia. Vabbè, proviamolo, perché qua in bomba in questa stanza per ovvie ragioni non ci sono mobili e quindi perché la stanza yoga. Allora, usiamo questi splendidi tarocchi che mi ha regalato la nostra sorella Elizabeth, perché sono i tarocchi della strega verde, molto evocativi, molto belli, bellissimi. Forse devo mettere un po' di luce qua vicino, se no non vedete una mazza, non è vero ragazze mie? Aspetta. Allora, avviciniamo la luce, questa qua. Forse così, mo si vede meglio, sì, bravo, bravo, così, ok. Allora, vediamo. Chiedo agli spiriti, al mio amante mistico, di realizzare questa lettura per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Allora, partiamo con le energie di lui, energie del nostro maschile. Anzi, mi sta venendo da mettere prima questi oracoli qua, che sono della nostra sorella Antonella. Vediamo un po' che cosa ci dice sull'energia maschile e sull'energia femminile. Una carta sull'energia maschile, una carta sull'energia femminile. Ovviamente maschio e femmina non sono identità separate, no? Sono energie che coesistono all'interno di noi, al di là che poi vediamo fuori un uomo o una donna. Allora, vediamo come sta il maschile in questo momento della narrazione. Tradimento! C'è il tradimento! Si sente tradito! Si sente tradito, qua è come se stesse percependo un tradimento. E il tradimento è un dio, è una dea, sono emozioni. E le emozioni ci saranno sempre, ci sono state sempre, ci saranno sempre dopo di te, sono immortali, sono degli dei. E il tradimento è una carta eccezionale, cioè nel senso è un dio eccezionale che ti può veramente cambiare la vita come dio, quando ti allei al dio. È il tradimento di Arianna, è il mito di Arianna, il mito di Teseo, di Arianna, e qua c'è subito una pratica da fare, Me l'hanno subito data, ecco. Vediamo lei come si sente. Lei ha 1000 progetti, fa quello, fa quell'altro. Questo sta come un pazzo e lei piena di progetti, bellissimo. Vabbè, allora queste carte parlano chiaro, abbiamo energia femminile piena di idee, di progetti lavorativi o creativi o di vita e lui che sta vivendo un momento di tradimento dell'anima. Il tradimento non è soltanto il tradimento intimo e fisico, Noi viviamo il tradimento da quando siamo piccoli, il tradimento magari quando nostro padre ci ha detto verrà a vederci durante il saggio, ma poi per motivi di lavoro non è riuscito a venire, allora ecco che iniziamo a sentire le prime avvisaglie della dea del tradimento, oppure quando quella persona sul lavoro ti fa uno sgarbo, ecco un altro tradimento, cioè può darsi che stia vivendo dei tradimenti nell'ambito anche altro dalla relazione intima, sentimentale, no? Allora, queste carte già mi stanno dicendo una cosa importantissima, mi stanno dicendo che l'energia femminile deve attuare i suoi progetti senza tradirsi più.
E così anche l'energia maschile deve attuare i suoi progetti senza tradirsi più, perché il tradimento è come se stessi tradendo una parte di te quando diventi adulto e consapevole, no? E il mondo esterno te lo fa vedere e ti dice smettila di tradire la tua natura, segui quei progetti che l'energia femminile vuole emergere. Il femminile è l'anima, ragazzi e miei ragazzi, e l'anima, come diceva Adler, ha una grandissima aspirazione ad emergere. Come lo fa? Attraverso le idee, attraverso progetti, attraverso... le idee sono le idola e quindi ti dice segui quello, segui quell'altro istintivamente e poi nelle azioni ci tradiamo. Capito? Il maschile è l'azione. Perché? Perché abbiamo paura di emergere, no? Però l'importante è prendere consapevolezza di questo. E fondamentalmente qua il tradimento è qualcosa che tutti noi dobbiamo attraversare per poter fare il viaggio ctonio sotterraneo, no? Se tu ci fai caso, ogni volta che qualcuno ti tradisce, che sia, ripeto, non solo a livello di partner, no? Spero che senta sto microfono perché devo stare in... ok. Ogni volta che qualcuno ti tradisce, non puoi negare che sotto sotto, in qualche modo, sapevi che sarebbe accaduto. Pensaci. Cioè, qualcosa che sentivi. Il tradimento deve compiersi, ti dice il mito. Cioè, come un rituale, nessuno può fare a meno del tradimento. Perché attraverso il tradimento che cresciamo e impariamo a metterci in contatto con la parte più profonda della nostra psiche, mi spiego? Perché per connetterci con la parte immortale, con la parte divina di noi, dobbiamo passare per forza attraverso il dolore. Il dolore, come vi insegno sempre, non ha lo scopo di farti soffrire, ma quello di risvegliarti. Cioè, quando passi attraverso il tradimento, tu stai subendo una metamorfosi che conduce al vero amore, quello che vince la morte. I tradimenti di quando eravamo bambini hanno condizionato tutta la nostra vita, no? Io lo conosco bene quel tradimento lì. Nella nostra infanzia eravamo delusi, oggi gli stessi tradimenti o simili scatenano rabbia che ci divora all'interno, ti lasciano un vuoto. Quindi che succede in questo modo? Realizzi con questa consapevolezza che il tradimento è proprio uno schema. È uno schema che continua a ripetersi nella tua vita e sotto forme diverse si ripete. E quando ti guardi alle spalle scopri che anche tuo nonno, tua nonna, la tua bisnonna, tua madre, lo zio e tutti i membri della tua famiglia hanno patito o compiuto il tradimento. Questa si chiama immortalità dei sentimenti, perché gli dei sono immortali e i sentimenti sono, le emozioni sono gli dei. E questo è proprio il mito di Arianna, come ti stavo dicendo prima, no? Cioè la storia di Arianna racconta proprio questo mito del tradimento. Sì. Mi viene in mente, ti ricordi la grande frase di Arianna? Te lo dicevo sempre prima. Quando quel gran minchione di Teseo la lascia sull'isola di Nasso, Nasso con la N, disse guardando andare via le navi di Teseo, che le aveva giurato eterno amore, lei le disse: non si chiuderanno i miei occhi nella morte prima che io tradita non abbia chiesto giusta vendetta agli dei. Cosa significa giusta vendetta agli dei? Mi do alle emozioni, alla tristezza, all'abbandono. E che cosa ha per tutta risposta Arianna quando si abbandona alle emozioni? Quando si affida agli dei? Che va in sposa a Dioniso, cioè non un minchione qualunque, cioè un dio, Dioniso, che la fa sua sposa rendendola immortale. Quindi il mito del tradimento, l'emozione del tradimento, se ben attraversata come si dà a Arianna, ti porta a sperimentare il vero amore, il grande amore. Sì. Perché sono importanti i miti? Perché vi racconto i miti? Perché come diceva James Hillman, quando tutti noi mettiamo sulla scena della vita un mito, un archetipo,
e ci riscattiamo guardando il mito che stiamo mettendo sulla scena della vita vivendo. Il mito non descrive una realtà data, una realtà oggettiva, perché è tutto simbolo, è tutto sogno, ma mette in scena la realtà. Quando tu vedi il mito che stai mettendo sulla scena della vita vivendo, tu ti riscatti, ti liberi e incontri la metamorfosi. Cioè, quando divieni consapevole del mito attraverso gli archetipi, appunto, esso si risolve, lascia il posto a un altro mito. Ecco perché è importante ricondurci ai miti, perché non dobbiamo identificarci nella dimensione individuale. È successo a me, mi è successo a me. No, non è successo a te, è l'archetipo che sta abitando in te. E quindi quando noi ci stacchiamo dalla presenza individuum, io, come mi è successo a me, tutto a me, e andiamo nella sensazione universale della narrazione mitologica, allora la vita diventa una serie di avventure, di emozioni. Nessuna di queste avventure può più essere tale da renderti vittima. E quindi tutte le passioni e gli eventi che ti accadranno si manifesteranno come i tuoi dolci compagni sulla via della libertà, mi verrebbe da dire, da attaccamenti e da paure, perché ti servono a sciogliere paure e attaccamenti rispetto al grande amore, mi spiego? Ok, allora adesso andiamo a vedere di cosa ci parlano entrambe le energie. Allora, vediamo per lui, energia attuale di lui. Energia attuale di lui, con questo tradimento. Fante di spade, e qua abbiamo il fante di Atame, ecco, non so se si vede, che è il fante di spade. Atame è la spada con la quale si fanno i rituali, no? I riti pagani, i rituali, la spada del mago. Allora lui col fante di spade, energia attuale, sta sorvegliante, non si fida, ha questa tendenza, no, di questo cuore tradito, non si fida, ha paura ad aprirsi, però allo stesso tempo dipende dalla consapevolezza spirituale, perché qua abbiamo una bambina che inizia a praticare la magia, mi verrebbe da dire, grazie proprio a una sensazione di tradimento subito. La magia cos'è? Prima devi sentire il Dio per poterti riscattare, è la metamorfosi di cui abbiamo parlato prima. Quindi sta un po' allerta, osserva, indaga. Vediamo cos'ha nella mente il maschile. Cos'ha nella mente il maschile? 6 di denari, la voglia di portare equilibrio. Il 6 denari mi parla del maschile che vuole portare equilibrio, sta pensando di parlarle o di parlare o di mettere in equilibrio degli aspetti della sua vita, anche di natura economica magari o lavorativa. Sta pensando con questo 6 denari che non c'è stato equilibrio nella sua vita, che non c'è equilibrio, che o ha dato troppo o ha dato troppo poco. Sta pensando di rivalutare alcune posizioni. Ok. Che cosa ha nel cuore il maschile? Cosa prova per lei o cosa ha nel cuore? Cosa ha nel cuore? L'uomo verde, bellissimo che qua c'è il matto. Allora, il suo cuore pulsa di nuova gioia, nuovo entusiasmo, il suo cuore vuole liberarsi dalle vecchie strutture, dai vecchi condizionamenti. Allora qua abbiamo il cuore che vuole avere la fede negli eventi, la fede in tutto ciò che esiste, e quello è l'unico modo per rivalutare con il 6 denari ciò che è accaduto, sta accadendo nella sua vita. Il cuore vuole leggerezza, ok? Vuole leggerezza e fede. Il suo cuore vuole leggerezza e fede. Ora, come si interpreta questa quando una persona non è comunque spiritualmente presente? Una persona che va e viene, una persona che ha paura della presenza totale, ha paura della felicità, ha paura degli eventi e quindi può fare degli sbagli, essere un po' goffa nel fare, no? Quindi l'archetipo del nostro lui sta chiedendo un cuore libero dai condizionamenti,
un cuore predisposto alla naturalezza, alla vita, all'abbondanza, alla prosperità, e questo gli permette di mettere ordine nella sua vita laddove sente di aver sbagliato. Ecco, sì. Vuole leggerezza il suo cuore, vuole scambi equi, vuole non sentirsi stretto in dei meccanismi di anche... ehm, sai quando cerchi l'approvazione? Ecco, il suo cuore non vuole sentirsi stretto dall'approvazione, vuole essere libero di amare, libero di dare, libero di vivere la vita per quello che è in quel momento. Ed è come se non si fidasse degli altri, della vita, e stesse stesse tradendo un po' se stesso fino a questo momento, al di là se c'è stato un tradimento o meno nella sua vita. Lui percepisce un tradimento a livello archetipico profondo di se stesso, vuole equilibrio in questo, non vuole più sottostare ai giochi del luogo, del luogo comune, del devo fare perché devo essere in un certo modo, non voglio l'approvazione, magari ho dato troppo in delle circostanze, ho dato troppo poco perché avevo paura. Il suo cuore vuole libertà, libertà. Vediamo lei, energia attuale del femminile, energia attuale del femminile. Ah, lei ha la temperanza, lei sta miscelando equilibrio, pazienza, magia, lei sta miscelando con lo scide qui in questa carta. Energia attuale numero 14 è la temperanza, in questa carta è lo scide. Qua vediamo proprio una donna che sta miscelando le sue energie interne, porta pazienza, e nel frattempo una persona archetipo femminile molto paziente perché è molto intrigata nei suoi progetti e sta producendo i suoi progetti, miscelando le sue energie. Guarda, ti voglio leggere questa carta perché hanno significati simili ma non uguali. La numero 14. Questa è la carta dell'equilibrio e del flusso tra due mondi e della coscienza. Qui la strega ascolta i sussurri dello Scide, cioè il piccolo popolo che l'aiuta a preparare una pozione adatta per il suo scopo. Il potere di questa immagine è racchiuso nell'azione metamorfica degli spiriti delle entità della natura, che lavorano con una persona capace di conciliare la mente razionale con quella intuitiva, l'energia solare con quella lunare. L'interazione tra realtà e idealismo rinvigorisce entrambi e assicura l'equilibrio tra la dimensione fisica e quella psichica necessario per l'attività magica. Vabbè, i femministi hanno proprio, avete capito, insomma, essendo aiutati, fatemi vedere questa immagine dal popolo invisibile, guarda, questo è il popolo invisibile, eccolo il popolo invisibile, vedi? Sono tutti gli spiriti della natura che l'aiutano. Quindi qua vediamo che la parola chiave è ispirazione, fusione, rinvigorimento, fusione di idee, armonia tra la mente razionale e quella intuitiva, e buone capacità relazionali. I femminili sono capacissimi di relazionarsi con gli altri, sono pazienti anche con l'altro, chiunque l'altro sia, sono piene in fermento, direi, in fermento. Ma in fermento calmo, sono potente perché sono paziente. Cosa hanno nella mente? Cosa ha nella mente il femminile in questo momento della nostra narrazione? Ah, sta cercando di uscire fuori le gabbie della mente. Magari mentalmente sta cercando di portare equilibrio con dei pensieri ossessivi, il 9 di Atame e il 9 di Spade, però anche in questa versione ha un'accezione un po' diversa dal 9 di Spade comune. Fatto sta che nella mente il 9 di Spade ci possono essere dei pensieri ossessivi o dei pensieri ripetuti, perché la tua mente, vedo che ci sono tante cose da fare, e allora lei sta cercando di essere paziente attraverso la temperanza, dedicandosi ai suoi progetti con calma e dedizione. Allora ti leggo anche qua anche il 9 di Atame, il 9 di Spade, per farti capire che è un po' diverso dal 9 di Spade normale. Allora, questa è la carta dello stress, della preoccupazione, dell'ansia senza fondamento nella realtà. Non c'è fondamento di questo 9 di Spade. Infatti il significato è ansia superflua, comprensione
La comprensione attenua le preoccupazioni, bisogno di rilassarsi, progetti sul punto di realizzarsi, troppo empatico verso i problemi degli altri. Quindi ci sono dei progetti, guarda un po' che qua te lo ridice, vedi? Progetti sul punto di realizzarsi, tant'è che qua c'è la carta progetti, e quando si stanno per realizzare dei progetti arriva tutta l'ansia. Non so tu, ma io quando sto per realizzare qualche cosa, oddio, sta succedendo davvero. Ecco, vedo un po' così, vabbè, poca roba, insomma, nel senso, con la temperanza di fianco, qua viene gestita perfettamente. Cos'ha nel cuore il femminile? Cos'ha nel cuore il femminile? Il carro de guerra, il carro di guerra, bellissima questa carta. Il carro è la vittoria. Il suo cuore sa che lei vince. Nel cuore il carro mi parla del fatto che il suo cuore, dove risiede il nostro maestro interiore, no? Nel quarto chakra, nel nostro cuore, ti dice vai, tu vinci, non ti preoccupare. Va bene se la mente ogni tanto ti fa degli scherzetti, il cuore dice non ti preoccupare, e noi dentro di noi sappiamo che effettivamente è così. Quindi i femminili si sentono vincenti, la guerra è una dimensione sacra, come vi dico sempre. Ricordate il video La guerra è sacra, il podcast, non mi ricordo quale magia pratica è la guerra è sacra, però è un magia pratica. Ecco, la guerra è sacra, perché cosa vuol dire? Che la dimensione della lotta, della guerra è insita nell'essere umano, perché è aspirazione ad emergere contro le proprie paure, le proprie resistenze. Quindi lei lotta contro le proprie paure, le proprie resistenze a cosa? A realizzare i suoi progetti, a emergere, a emergere. Sì. Adesso vediamo, perché magari abbiamo dei femminili che stanno guarendo dei dolori molto antichi, e questo, grazie all'alleanza con le loro emozioni, le fa emergere nuove idee, come dire, idee. Le idee sono gli dei, sì. Qua vedo che c'è una grande ascesa del femminile, sì. Adesso andiamo a vedere quali sono le vere intenzioni dell'anima del maschile. 5 di spade, uscire fuori. Allora, il 5 di spade sono le lotte di potere, va bene? Le lotte di potere sono il 5 di spade. Orgoglio, pregiudizi. La vera intenzione dell'anima dei maschili sono uscire dalle lotte di potere. Uscire dalle lotte di potere. Anche dei pensieri ossessivi, anche qui lotte di potere, ho ragione io, hai ragione tu, ma se avessi avuto ragione tu, cioè uscire fuori da queste storie che la mente si racconta. E che azioni vedremo fare dalle energie maschili in questa narrazione? A cosa sono conformi le azioni? Alla fede, alla speranza, alla bellezza, alla stella, azioni di guarigione, perché si esce fuori dalle dinamiche di potere, giochi di potere. Questa carta è stupenda perché a cosa sono conformi le azioni del maschile? Azioni che mi parlano di guarigione, di bellezza, di poesia, di mito poiesi, di trasformare di ricondurre la causa originaria delle proprie azioni nel mito. Quindi magari parleranno anche in poesia alcuni maschili, che è proprio creatività, pura creatività è la stella, e attraverso la creatività le loro azioni saranno molto ispirate in questi giorni. Ispirate, e questo permetterà al maschile di guarire dalle lotte di potere, interne prima di tutto e poi esterne se le ha riconosciute fuori con delle altre persone, no? o con la lei stessa. Quindi che sapore ha per il maschile questa la narrazione di adesso? Che sapore ha per il maschile la narrazione di adesso? Ha il sapore della regina di spade. Qua abbiamo un maschile ferito da qualcuno, regina di spade, regina di Atame, no? Che sapore ha? Allora qua abbiamo dei maschili che percepiscono dei femminili freddi, distaccati, o insensibili davanti a quello che stanno sentendo. Ecco perché la carta del tradimento. Questo è un maschile ferito dall'infanzia. Qua abbiamo mamme che si riproiettano nelle relazioni,
Ricordiamo che noi abbiamo sempre relazioni con nostro padre e nostra madre. Anche quando siamo al lavoro, quando ci innamoriamo, ci fidanziamo sempre con nostra madre o con nostro padre. La nostra migliore amica è o nostro padre o nostra madre, fateci caso. E qua il maschile, qual è l'epilogo di questa lettura del maschile? Qua ci sono i maschili che stanno guarendo le lotte di potere, con la mamma. E quindi che può essere un'amica, può essere una figura femminile di riferimento, una persona di interesse. Vogliono equilibrio, non vogliono dare di più se non lo sentono o essere costretti a dimostrare quello che non sono per l'approvazione, perché abbiamo sempre il mito dell'essere approvati, no? O meno. Il loro cuore vuole essere leggero, vuole essere libero di esprimere la bellezza, la poesia che li incarna, mi spiego? E quindi tenderanno a questo. Adesso andiamo a vedere quali sono le vere intenzioni dell'anima del femminile in questa narrazione che ci stanno facendo gli spiriti in questo momento. 5 di bastoni e 5 di... allora, abbiamo il 5 di bastoni. Anche qui i femminili vogliono, col 5 di bastoni, le vere intenzioni dell'anima, prima di tutto fare come... Guarda, c'è la formula pentacolare qua, la vedi? Eccola, la formula pentacolare. Prima di tutto i femminili... L'anima del femminile ti dice: fai la formula pentacolare per tutte le volte in cui ti senti in competizione con qualcuno. Questo vuole l'anima del femminile. Competizione con qualcuno o in dissonanza con qualcuno. L'anima del femminile vuole che tu percepisci gli altri come specchi della tua unica e personale esperienza che ti conduce verso la libertà finale. Ok? Andiamo a vedere adesso a cosa sono conformi le azioni dei femminili. A cosa sono conformi le azioni dei femminili? Intuitive, sono azioni intuitive, non hanno più paura delle loro intuizioni, agiscono prima di vedere, questo le premia con il carro. Qua abbiamo una bellissima immagine della luna. A cosa sono conformi le azioni dei femminili? Potresti vedere dei femminili che sembrano un po' lunatici in queste prossime ore, prossimi giorni. Sembra che non sappiano ciò che stanno facendo, ma lo sanno benissimo perché agiranno istintivamente, intuitivamente. Saranno azioni guidate dalla luna. Azioni guidate dalla luna, cioè azioni guidate dalla magia, dal puro sentire, anche se non hanno le conferme, anche se non hanno le risposte. Laddove sentono ansia, confusione o preoccupazioni si fanno guidare dal loro cuore, perché nel loro cuore c'è il maestro interiore che le guida, va bene? E gli dice: agisci anche se non vedi, agisci anche se non vedi, abbi fede nel mistero, fede nell'invisibile. E che sapore ha la narrazione del femminile in questa lettura, in questa narrazione? 7 di bastoni, che i femminili devono combattere contro le proprie resistenze interne, che possono trovare fuori con degli ostacoli, che però sono strumenti che le forgiano dall'interno. Il sapore della lettura del femminile è questo, guardate come è evocativa questa carta. Abbiamo un 7 di bastoni, allora c'è lei che si prende lo sgabello, deve mettere il bastone a questa altezza, quest'altro bastone, allora lei si prende lo sgabello per arrivare qui. Questa è l'aspirazione ad emergere dell'anima che deve superare l'ostacolo che non ci arriva, prende lo sgabello, si eleva e raggiunge lo scopo. Gli uccellini qui, l'uccellino, sono buone nuove, quindi il sapore della narrazione del femminile è un sapore che sa di emersione contro le proprie resistenze, contro le resistenze interne che sono quelle della mente razionale, no? Mente razionale, ok. Quindi, allora, cosa ci stanno raccontando qua? Allora, energie maschili e femminili, no? Abbiamo detto nelle prossime ore, prossimi giorni, queste sono letture sempre valide, specialmente quando facciamo queste con le pratiche. Allora, mi stanno raccontando qua di non tradire i propri progetti, perché i progetti sono eidola, idee. E quindi che sia un progetto di vita, un progetto relazionale, sentimentale, un progetto lavorativo, dobbiamo smettere di tradire i nostri progetti di vita. E anche quando non sappiamo dove stiamo andando, ma intuitivamente magari c'è confusione, la strada non è chiara, tu combatti verso quella
cosa che intuitivamente ti viene da fare per realizzare quei progetti. Perché? Perché tu li realizzi, nel maschile c'è la stella, ricordiamo, no? Allora, qua abbiamo maschili feriti che sanano le loro difficoltà, liberando il loro cuore, tornando ad amare, tornando ad avere fede nell'amore, nell'altra persona, e femminili che cercano di guarire e portano guarigione all'interno di loro, anche se hanno della competizione con qualcuno o entrano in risonanza con delle energie che gli specchiano le difficoltà interne, superano se stesse e per realizzare il loro obiettivo, i loro scopi. Quindi i maschili possono trovare delle energie femminili, qua nella fattispecie i maschili possono trovare dei femminili magari combattive, un po' lunatiche, un po' che sembrano spaesate, non lo sono, e i femminili potrebbero trovare dei maschili che nonostante siano come se un po' irrigiditi rispetto a un femminile loro dentro che hanno ferito, si aprono però alla bellezza, vogliono la pace, è molto commovente la stessa dei maschili. Perché ti dico questo? Perché vedo dei maschili che dicono ok, mi sento sempre in dovere di essere in un certo modo, mi sono stancato di essere così. Ehm, Non credo io credo che a te piaccia che io mi possa palesare nella mia vera essenza, in quello che sento davvero, così come sono, nudo e crudo davanti alla bellezza dell'anima che mi incarna. C'è molta poesia nel maschile, c'è molta poesia qua, sì. Vediamo cosa ci dicono queste carte sul maschile. Eleva il listone, alzano l'asticella, vogliono di più di quello che hanno avuto fino a questo momento, perché si sono sempre soggiogati un po' al luogo comune, no? Come tutti noi, vogliono di più. Infatti qua dice, quando stabilisci degli standard più alti per le persone e le situazioni della tua vita, crei spazio per nuovi livelli di allegria e di abbondanza, superi i vecchi limiti. E qua è come se i maschili superassero anche un'esortazione per alzare l'asticella. I vecchi limiti sono quelli lo vediamo qua, di quello che dice l'anima, no? Delle lotte di potere, i giochi di potere, voglio prevalere sull'altro perché non mi sento abbastanza. No, no, qua i maschili si riconoscono nel loro valore e fanno azioni creative, poetiche, alzando l'asticella di quello che vogliono, senza quel sei denari, no? Sentirsi meno oppure essere in colpa perché ricevono qualcosa, cioè queste sono tutte dinamiche egoiche. Vediamo adesso con i miei potenti oracoli lui lei, questi che potete trovare sotto all'info box in descrizione, cosa dice il maschile al femminile con questa bellissima carta della stella. Cosa dice il maschile al femminile? Infatti io ti stupirò. La stella è una carta di voglio realizzare un desiderio, voglio stupirti, perché superano loro stessi. Che cos'altro dice il maschile al femminile? E te l'ho detto, ma ci picchia. Vuoi sposarmi? Vuoi sposarmi? Beh, voglio dire, stanno armati bene i maschili, stanno armati bene i maschili. D'altronde con questi miei oracoli lui lei si approfondisce anche il matto nel cuore, che è l'uomo verde, no? Che in questo caso l'uomo verde, come ti ho detto prima, è la capacità di portare nutrimento, di abbondanza. E quindi abbiamo dal tradimento, se ci sposiamo, risolvo la cosa. Ma è interessante questa cosa qua, dal tradimento vuoi sposarmi, io ti stupirò. Va bene, vediamo sul femminile cosa abbiamo. Il compimento. Sul femminile abbiamo un compimento, sì. Compimento di idee, progetti e cose relative proprio alla fiducia in sé, al di là delle gabbie mentali. Non hai bisogno dell'approvazione di nessuno per perseguire e compiere i tuoi propositi. Accetta il tuo viaggio unico
e confida che ti sta portando dove hai bisogno di andare. E anche qua, magari alcune persone dicono no, non fare così, no, non fare così, no, no, non funziona, no, no, funziona, io vado anche se non so. Ecco perché vince, ecco perché c'è il compimento, ecco perché c'è questa carta di compimento dove i femminili non sentono che l'energia femminile ti dice non hai bisogno dell'approvazione di nessuno per seguire il tuo scopo. Allora, anche quando la vita ti sembra che ti sta portando su una strada che non è quella che tu mentalmente credi si debba perseguire per realizzare i tuoi progetti e il tuo scopo, non dare retta alla mente, perché ti sta portando esattamente dove devi andare. Per cosa? Per realizzare il tuo compimento, i tuoi progetti. Ok? Quindi io vedo che qua io ti farei fare subito, facciamo subito una pratica sul tradimento qua, ma di tutti i tradimenti, cioè, e anche dei tradimenti che pensi futuri, perché non esistono i tradimenti futuri, cioè si compiono, tutto accade adesso, tutto accade adesso. Quindi passiamo all'altra telecamera. Allora, ragazzi miei ragazzi, quindi oggi andiamo a integrare la dea del tradimento. Il tradimento cos'è? Ripetendo, il tradimento è una forza archetipica. E qual è la funzione di questo tradimento? È produrre cambiamento, produrre metamorfosi. Come è successo ad Arianna, no? Ma la storia di Arianna non è soltanto quando la lascia Teseo. Ricordate che Arianna aveva pure il fratello, il Minotauro, che Teseo uccide grazie all'aiuto di Arianna. Quindi quello che succede nella continua danza del mito non c'è spazio per le costruzioni di bene e male, giusto o sbagliato. Il mito non deve essere letto in chiave moralistica, altrimenti non ti non funziona, perché l'anima non ha morale. L'anima non viaggia secondo i codici morali, il concetto moralistico, vive secondo i canoni della bellezza, del darsi, dell'offrirsi, non c'è morale. Quindi gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, non si possono chiudere nelle definizioni di bene e male, altrimenti diventi vittima. Cioè, quando chiudi quello che succede o le emozioni nelle categorie di bene e male, divieni vittima. Arianna non è la vittima del scusa il termine, coglionazzo di Teseo che l'ha lasciata o del padre, no, lei che fa Arianna? Impreca, chiama gli dei, no? Informa gli dei dell'accaduto e gli dei l'ascoltano. Che cosa gli danno all'Arianna? Dioniso, ma non solo, gli dei sono gli dei che si occupano del karma di Teseo che l'ha lasciata sull'isola di Nasso. Infatti che succede a Teseo? Allora che succede? A Teseo morirà la moglie perché si ucciderà, il figlio minore di Teseo morirà per via della sua stessa maledizione. Quindi Arianna che cosa fa? Ha fede nell'equilibrio e sa che non potrà chiudere gli occhi prima di aver avuto giustizia. E allora le persone danno come scontati spesso i ruoli sociali, no? Che le persone devono rivestire. A volte noi stessi, non so se ti è mai capitato, ci diamo dei ruoli a noi e diamo dei ruoli alle persone con le quali stiamo. Qua abbiamo avuto oggi l'espressione del tradimento, e quindi quando diamo per scontate delle cose per come dovrebbero andare. Quando è che diamo per scontate le cose per come dovrebbero andare? Tu devi fare questo, devi stare in questo ruolo perché questo è il ruolo giusto che i miti sociali mi hanno detto che tu devi rivestire. Cioè questo tutto è inconscio, ci arriva tutto inconscio, no? E quindi ecco, affidarsi agli dei significa affidarsi alla bellezza, affidarsi all'oltre, affidarsi a tutto ciò che è veramente conforme alla nostra vera natura. Quindi io direi di affidarci in questo momento alla dea del tradimento. Che ne dite? Ok.
Vediamo se si sta sentendo prima. Ragazze, ragazzi, sto accendendo e spegnendo per sentire se si sente sto microfono qua. Non so che esperienza sarà, se è ottimale oppure no. Boh. Allora, ragazze e miei ragazzi, evochiamo la dea. Evochiamo la dea. Allora, mettiti in postura meditativa, per favore. Puoi stare a gambe incrociate, posizione del loto, così, oppure mezzo loto, solo questo, gambe incrociate normali, oppure seduto sulla sedia con la schiena dritta, posizione del faraone con le mani rivolte verso l'alto, no? Così, sulle cosce. L'importante è che la schiena, la nostra schiena esprima, la postura esprima un senso di nobiltà e regalità, ok? Allora, ti chiedo in questo momento di chiudere gli occhi. Concentra la tua attenzione sul respiro spontaneo. L'aria che entra ed esce dal naso. Sono i cancelli del respiro. L'aria entra ed esce. Se un pensiero arriva, riporta l'attenzione al respiro. Adesso ti chiedo di evocare l'esperienza del tradimento che hai vissuto o del tradimento che stai vivendo, oppure del tradimento che hai paura di vivere, sia che tu sia nel ruolo del tradito o del traditore. Un tradimento con una persona di interesse, un'amica, un padre, una madre, nel lavoro, un collega, un conoscente. Ecco, evoca questa esperienza del tradimento, portala nel terzo occhio, l'occhio della mente, risvegliata. Immagina questa tua esperienza come fosse uno spirito, un dio, una dea, un daimon, una presenza invisibile di fronte a te. C'è questa presenza invisibile di fronte a te. È un dio, osservalo. Osserva questo dio, questo daimon, questa dea. Respira sempre dal naso, osservalo. Adesso, sempre ad occhi chiusi, porgi le mani davanti a te come per darle in segno di offerta allo spirito, con i palmi delle mani rivolti verso l'alto, e immagina lo spirito che appoggia le sue mani sulle tue. Senti le sue mani sulle tue. Adesso rivolgiti allo spirito con queste parole. Maestro, ti prego, aiutami a includerti e a potenziarmi. Maestro, ti prego,
aiutami a includerti e a potenziarti. Maestro, ti prego, aiutami a includerti e a potenziarmi. Puoi tornare con le mani adesso sulle cosce aperte in questo modo. Se tieni gli occhi chiusi, continua a mantenere gli occhi chiusi. E adesso, mentre senti l'avvenuta integrazione, io suonerò il mio tamburo. Continua a respirare ad occhi chiusi. Osserva la trasformazione dell'immagine. Come si è trasformato il Dio? Può assumere diverse forme. È possibile che tu ti sia abbracciato col Dio, può assumere diverse forme. E adesso metti le mani giunte in preghiera davanti al torace, dedica i meriti spirituali sprigionati dalla tua pratica ai tuoi avi, ai tuoi antenati, a tua madre, a tuo padre, ai tuoi nonni, che hanno vissuto le stesse esperienze. Tu sei la discendente, il discendente che sta liberando tutta la sua genia, affinché tu possa avere forza, potere e realizzazione. Allora, con questa profonda consapevolezza di dedicare tutti i meriti sprigionati dalla tua pratica ai tuoi avi e ai tuoi antenati, fai un inchino alla tua dea, al Dio, allo Spirito che ti è venuto a trovare, ringraziandolo, dicendo: ho fede in te. Puoi riaprire gli occhi. Allora, ragazzi miei ragazzi, questa è una pratica potentissima da ripetere spesso e questa pratica meditativa ha efficacia anche a un tradimento di vecchia data, anche di 20-30 anni fa, anche di 50 anni fa. Quindi io ti dico anche un'altra cosa, io l'ho praticata anche sul tradimento della realizzazione del proprio essere di mia nonna, no? Sapete, mia nonna voleva fare l'attrice ed è stata potentissima, come il tradimento della fede in se stessa, e quindi è attiva anche se vuoi fare questa pratica al tradimento di un antenato che ha potuto subire un tradimento oppure si è tradito lui stesso, va bene? Più pacificate meglio è, ragazze mie ragazzi, più pacificate meglio è. Quindi, detto questo, è stato bellissimo anche questa volta, abbiamo liberato dal senso di colpa, dagli dei non pacificati anche questa volta. Io concludo qua, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!